Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare dell'espressione il senno del poi. Probabilmente l'avete già sentita questa espressione, probabilmente vi siete fatti un'idea di cosa possa significare, comunque ripassiamolo brevemente. A livello astratto, generale, così possiamo dire che il senno del poi sono le conoscenze che noi abbiamo adesso, ma che non potevamo avere prima che succedesse una determinata cosa. Ovvero, nel passato noi non potevamo sapere che una cosa sarebbe successa. Lo sappiamo adesso perché siamo nel futuro rispetto a un tempo. In generale, il senno del poi sono le conoscenze che noi abbiamo adesso, ma non potevamo avere prima. Prima di cosa? Prima che succedesse una determinata cosa che è collegato con un'altra cosa che stiamo valutando adesso. Quindi noi possiamo fare valutazioni adesso perché adesso sappiamo che è successa una determinata cosa, ma in passato noi non potevamo prevedere lo sviluppo di una determinata situazione. Adesso sappiamo come è andata la situazione, quindi possiamo giudicare, ma un tempo in passato non potevamo sapere cosa sarebbe successo e come si sarebbe evoluta la situazione. Ok, evitiamo di divagare con questi discorsi astratti e facciamo subito un esempio concreto. Facciamo un esempio così banale, stupido, inverosimile, eccetera, eccetera. Supponiamo che una persona esca di casa, poi cosa succede? Quando è fuori, la investe una bicicletta, questa persona cade per terra, si rompe la gamba, finisce all'ospedale, eccetera, eccetera. E allora magari questa persona potrebbe dire: ah, se l'avessi saputo quel pomeriggio non sarei uscito. Ok? Ma la sua valutazione, la valutazione che fa adesso, si basa su quello che noi chiamiamo il senno del poi. Perché prima di uscire di casa non poteva sapere cosa sarebbe successo fuori casa. Lo sa dopo che esce fuori casa, viene investita, eccetera, eccetera. Quindi ripensa al momento prima di uscire di casa e dice: se lo avessi saputo non sarei uscito. Ovviamente non poteva saperlo prima che succedesse. Ma facciamo un altro esempio, come sempre i miei esempi sono positivi. Supponiamo che una persona abbia divorziato, no? Quindi facciamo finta che quest'uomo ha divorziato da sua moglie, allora dice: ah, se l'avessi saputo come sarebbe andata a finire, non mi sarei mai sposato. Anche in questo caso la sua valutazione si basa sul senno del poi, cioè lui sa come è andato il matrimonio soltanto dopo che effettivamente si è sposato, non poteva saperlo prima. Quindi capite, il senno del poi sono conoscenze che noi non potevamo avere quando abbiamo preso determinate decisioni, ma che poi abbiamo acquisito. Quindi vivendo determinate esperienze abbiamo visto come si è evoluta la situazione e dopo abbiamo acquisito il proverbiale senno del poi. Chiaramente prima non potevamo sapere come sarebbe andata. Quindi l'espressione senno del poi la troviamo spesso in frasi del tipo: ma si fa presto a dire così col senno del poi. È ovvio che tu puoi fare la cosa giusta sapendo quale sarebbe l'esito di tutte le scelte che hai a disposizione. Il problema è che quando devi scegliere non sai come andrà, non sai come si svilupperà ciascuna scelta. E quindi il senno del poi è utile, ma fino a un certo punto, perché per l'appunto ce l'hai dopo che hai scelto, per forza di cose non puoi averlo prima. Quindi l'idea è questa: col senno del poi è facile scegliere, è facile decidere se sai già come andrà a finire. Purtroppo però nella vita come va a finire lo scopri dopo. Quindi la proverbiale saggezza a posteriori, cioè il senno del poi, lascia il tempo che trova, cioè non è utile fare riflessioni dopo che una cosa è successa. È chiaro che se tu avessi saputo che uscendo di casa ti avrebbe investito una bicicletta, non saresti uscito, però ovviamente non potevi saperlo. Quindi il senno del poi riassume bene quest'idea. Spero che questa espressione sia chiara e vi saluto.